Il cielo di questa settimana non ci invita solo al cambiamento, ci impone una nuova postura interiore, un nuovo adeguamento. Faremo le coordinate celesti, poi faremo segno per segno, faremo il focus, faremo la piramide di Saturno, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un dialogo tra la personalità e l'anima, un piccolo teatrino. Quindi resta con me fino alla fine per poter scoprire quello che ti riserva il cielo al tuo segno. Passiamo alle mappe del destino, il cielo della settimana. In questa settimana dal 23 al 29 marzo 2026 il firmamento si accende di frequenze altissime. C'è un potentissimo stellium in Ariete che domina la scena, c'è il Sole di cui ho fatto un video con il Sole in Ariete perché questo ingresso è veramente molto importante perché influenzerà tutto l'anno tutti i vari segni. Quindi ti invito non solo a guardare il video, ma ti invito anche a guardare se hai la luna o l'ascendente in un qualche altro segno zodiacale, guarda i video corrispondenti. E oltre al Sole in Ariete che domina la scena, c'è Saturno, Nettuno e Venere si fondono proprio nel segno del guerriero, creando una tensione sacra tra l'impulso creativo verso che è puro, verso la necessità di avere una disciplina spirituale. È il momento in cui la tua identità deve imparare a manifestarsi con autorità, che poi l'autorità, essere autorevoli, non è nettamente proporzionale o il significato di autorevole e autorità e autorevolezza. Sono due cose veramente molto distinte e con questa autorità però noi ci spogliamo finalmente dell'ego. Mentre Urano in Toro continua a scuotere le fondamenta della materia per liberare proprio il valore autentico, quindi dà scossoni anche alla sicurezza finanziaria, fa tremare proprio i piedi se non li abbiamo proprio ben radicati in terra. Mentre Plutone in Acquario agisce proprio come un raggio laser sulla coscienza collettiva e quindi non solo a livello personale, chiedendoci di distaccarci dalle vecchie forme di potere, ma è nelle acque dei pesci che troviamo la chiave di volta con Marte e Mercurio e il nodo nord in questo segno oceanico. L'azione non passa più attraverso lo sforzo, ma attraverso l'intuizione e il lasciare andare le cose che non ci servono più, come liberarci dai fardelli inutili e quindi depositarli per strada. Infine abbiamo la luna nera nel segno del Sagittario che reclama una verità selvaggia, una libertà che non accetta più catene, ma abbiamo la luna nera significa anche parola rimpianto, quindi lasciare andare anche il rimpianto verso qualcuno o qualcosa del passato che magari abbiamo messo su un piedistallo e che magari lo rimpiangiamo inutilmente. Quindi usa il discernimento e stacca il passato per concentrarti nel qui e l'ora. E ricorda che non sei qui per adattarti al mondo, sei qui per ricordare al mondo chi sei in realtà. E ora passiamo segno per segno, cominciamo per te, amico del segno dell'Ariete. La tua, vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026, vedremo il focus proprio delle energie celesti, i codici del cielo, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti, ma vedremo soprattutto anche la piramide di Saturno e infine un piccolo messaggio tra il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave, amico dell'Ariete, è il risveglio dell'autorità. Il focus di questa settimana è come se ci fosse un cantiere aperto della tua stessa esistenza, con lo stellium nel tuo segno, Sole, Saturno, Nettuno e Venere, tutti che danzano in una, diciamo, danza celeste nella tua prima casa
l'universo ti chiede di incarnare la tua legge interiore. Non sei più chiamato a reagire al mondo, ma a crearlo, partendo dalla tua identità più autentica. Ma un altro focus importante è dovuto anche a Plutone in Acquario, che forma un bellissimo sestile al tuo Sole dall'11ª casa. Plutone trasforma radicalmente le tue visioni collettive e anche le tue amicizie. E poi c'è l'imprevisto di Urano nella casa della sicurezza finanziaria, dell'autostima, e Urano ti scuote le certezze materiali. È il momento di lasciare andare le vecchie sicurezze per scoprire il tuo valore infinito. Questo era il focus della settimana. E passiamo alla tua piramide di Saturno. La base, ovvero l'azione che devi fare, compi il passo verso la tua nuova versione. Ogni tua azione oggi ha il peso di un destino che si compie, in quanto è Marte che incita proprio questo stellium ad agire sulla tua identità. Per stellium parlo del Sole, Saturno, Nettuno e Venere nel tuo segno, ma è Marte, il tuo governatore planetario, che ti dice suggerisce di fare proprio questo balzo, di fare il primo passo per la tua nuova versione. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Marte e Mercurio e il nodo in pesci che lavorano un po' dietro le quinte nella tua 12ª casa. Quindi qui la sfida è di sciogliere i nodi del passato e agire nel silenzio, elaborando proprio i vecchi fantasmi karmici, mentre il vertice, ovvero la responsabilità che tu devi assumere per ottenere la realizzazione, è data proprio da Plutone, che ti chiede di diventare un leader visionario, e con Plutone hai la responsabilità di guidare gli altri verso un futuro più umano. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore, il fuoco di Venere nella tua prima casa ti rende magnetico e diretto, ma lo sguardo di Saturno esige serietà, chiaramente ti rende un po' distaccato, anche se aggraziato, mentre Marte in Pesci, nella tua 12ª casa, suggerisce che la passione deve passare attraverso una guarigione spirituale, e così anche con il nodo nord nella casa dell'inconscio, della spiritualità. L'incontro con l'altro diventa un portale per sciogliere antiche rabbie e aprirti a una nuova comprensione, che sia solo di ascolto, di elaborazione, che non conosce confini. Non cercare chi ti completa, ma chi sappia onorare la tua nuova indipendenza. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale, il salto quantico arriva dall'imprevisto di Urano in Toro nella casa delle risorse, potenzialità, della sicurezza finanziaria. Una rivoluzione improvvisa nel tuo modo di produrre valore e anche autostima. Nel contempo c'è anche la protezione di Giove, che è in Cancro nel punto più basso del tuo cielo. Indica che la tua stabilità interiore è la base su cui costruire il successo pubblico, e grazie a Plutone in Acquario in 11ª nella casa delle alleanze e delle amicizie, i tuoi progetti di rete subiscono una metamorfosi profonda. Circondati di alleati, amicizie valide che possano supportarti nella tua realizzazione. Passiamo al dialogo tra i governatori. Marte, che rappresenta la personalità, che è il tuo governatore planetario, ti dice: sento una spinta enorme ad agire, ma tutto sembra confuso, come se mi muovessi sott'acqua. Ho paura di perdere la mia forza nel mare delle emozioni.
Strano avere questo dialogo di Marte, ma Marte è in pesci, come abbiamo già anticipato, mentre l'anima che è rappresentata da Mercurio, tuo governatore esoterico, ti dice non aver paura del silenzio. La tua forza non serve più per urlare o combattere nel rumore, ma per ascoltare l'intuizione, i sogni, quindi tieniti un diario. Parla solo quando la tua parola nasce da una visione profonda e sarai invincibile. E passiamo per te, amico del segno del Toro. Vedremo come sarà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus, vedremo la piramide di Saturno, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del Toro, la tua parola chiave è essenzialità rivoluzionaria. Amico del Toro, questa settimana il tuo giardino interiore viene scosso da un vento di trasformazione radicale. C'è uno stelium in Ariete che unisce il Sole, Saturno, Venere e Nettuno nella casa della spiritualità, dei luoghi chiusi, e il cielo qui ti chiede di fare pulizia profonda e radicale nel tuo inconscio. Non puoi più accumulare certezze obsolete. Devi lasciare andare ciò che non serve più per fare spazio alla tua nuova pelle. E mentre Plutone, sul punto più alto del tuo cielo, quindi in Acquario, nella 10ª casa della immagine pubblica, la carriera, rivoluziona la tua immagine pubblica e la tua missione nel mondo, mentre l'imprevisto di Urano nel tuo segno, però porta pazienza che fra un po' se ne va, precisamente il 26 aprile, che entra nel segno dei Gemelli. Urano per ora nel tuo segno ti impone di rompere ogni schema di resistenza. Passiamo alla tua piramide di Saturno. La base che tu devi compiere, ovvero l'azione, è Venere, tua governatrice planetaria. Pratica il ritiro e chiudi i cicli karmici. Agisci ora per liberare la tua energia dai pesi del passato. Ma la sfida qual è? La sfida è chiaramente rappresentata da Urano nel tuo segno, nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo. Accogli l'imprevisto e la sfida è smettere di controllare ogni dettaglio e lasciarti sorprendere, ovvero arrendersi al flusso cosmico della vita e vivere soprattutto anche il presente, nel qui e ora. Ma il vertice, ovvero il punto più alto che tu devi cogliere come opportunità, ma chiaramente assumendoti la responsabilità, è data da Plutone in Acquario. Guida gli altri con una missione sociale potente. Con Plutone hai la responsabilità di incarnare un'autorità nuova e integra. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore cerchi un'unione che trascenda la materia, con Venere che è diciamo insieme a Saturno in 12ª casa in Ariete. Il tuo desiderio si fa sacro e silenzioso, cerchi un complice d'anima, ma tuttavia la luna nera che transita nel segno del Sagittario accende una fame di verità viscerale e una ribellione contro i tabù, qualsiasi tabù, o i patti finanziari troppo stretti. Non accetti più compromessi sulla tua profondità. O il legame è una trasformazione alchemica totale, oppure preferisci la solitudine. L'amore oggi è un atto di spoliazione, ma soprattutto di rinascita. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale, Plutone sul punto in Acquario, sul punto più alto del tuo cielo, quindi la 10ª casa della carriera, agisce come un raggio laser sulla tua immagine pubblica, sulla tua
realizzazione. È tempo di assumere il tuo vero potere. Sfrutta l'energia di Mercurio e Marte in pesci che dalla tua 11ª casa ti offrono un sostegno sia per le amicizie che anche per le alleanze. E qui unisci questa energia di Mercurio e Marte e anche il nodo per lanciare progetti innovativi basati sulla collaborazione, ma soprattutto anche sulla tecnologia. E grazie anche a Giove in Cancro che ti protegge nella casa della comunicazione, dove è fluida e protetta, è il momento perfetto anche per studiare, scrivere o stringere nuovi accordi che favoriscano la tua espansione mentale. Passiamo ora al dialogo tra l'anima e la personalità. La personalità che è rappresentata da Venere, tua governatrice planetaria, ti dice: cerco una pace antica, un valore che sia solo mio, nascosto dal rumore del mondo. Perché sento questo bisogno di sparire e proteggere ciò che amo? Mentre l'anima che è rappresentata da Vulcano, che è il fabbro degli dei, il fabbro cosmico, ti dice: perché la vecchia te deve essere forgiata nel fuoco per diventare indistruttibile. Io sono il fabbro interiore, sto battendo sul metallo della tua resistenza per rivelare il diamante che porti dentro. Non nasconderti, lasciati trasformare. E ora passiamo per te, amico del segno dei gemelli. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus della settimana, vedremo la piramide e vedremo l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti e vedremo il dialogo tra la personalità e l'anima. La tua parola chiave è la missione dell'anima. Il focus della settimana, amico dei gemelli, è che il tuo spirito libero viene chiamato a dare una direzione sacra al tuo eterno movimento con questo stellium, ovvero questi pianeti, tanti pianeti in Ariete che sono uniti da Sole, Saturno, Nettuno e Venere nella tua 11ª casa delle alleanze. Il cielo accende i tuoi sogni futuri e le tue collaborazioni più audaci. Non si tratta più solo di scambiare informazioni, ma di creare delle reti umane basate su una visione comune e coraggiosa. Un altro focus della settimana è dato anche da Plutone in Acquario che sgretola le tue vecchie convinzioni filosofiche e ti spinge a ricercare la tua verità. E un altro imprevisto è dato da Urano in, in Toro, quindi nella casa dell'inconscio, potrebbe portare anche delle rivelazioni interiori improvvise o il ritorno di un messaggio karmico che richiede una chiusura definitiva. Ora passiamo alla tua piramide di Saturno. La base che tu devi compiere, il suggerimento di Mercurio, tuo governatore planetario, ti dice di collaborare con le menti affine, con lo stellium in Ariete che è dato da Sole, Venere, Saturno e Nettuno, entrambi nel segno dell'Ariete, dalla tua 11ª casa, quindi delle alleanze, le amicizie. Ti suggerisce di agire ora per gettare le basi di progetti collettivi che parlino al futuro. Ma la sfida qual è? La sfida è proprio data da Plutone, che dalla tua nona casa, diciamo dell'espansione mentale, i rapporti con il lontano, ti sfida ad approfondire lo studio della verità. La sfida è non restare in superficie, ma scavare nei misteri della vita. Mentre il vertice che rappresenta l'opportunità che tu devi cogliere
ma assumendoti chiaramente la responsabilità, è data da Marte, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci sul punto più alto del tuo cielo, quindi l'immagine pubblica, la reputazione sociale. È proprio quella il vertice proprio da prendere l'opportunità per realizzare il tuo scopo superiore. Hai la responsabilità di dare una direzione professionale ispirata e onesta nella tua vita. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore cerchi un complice di ideali più che un semplice amante. Con Venere in Ariete unità a Saturno, il sentimento ha bisogno chiaramente anche di stabilità, amicizia e una visione condivisa del domani. Tuttavia, la luna nera, che è in Sagittario, quindi in opposizione al tuo Sole, accende una ribellione sacra contro ogni legame che limiti la tua espansione intellettuale, soprattutto. Non accetti più compromessi sulla tua libertà di pensiero. Il dialogo si fa profondo e quasi telepatico a volte, ma attenzione a non proiettare troppe aspettative sui gruppi che frequenti. L'amore oggi è un atto di fratellanza elettiva. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale sei in una fase di vertice assoluto, con Mercurio e Marte nel segno dei pesci sul punto più alto del tuo cielo, quindi la 10ª casa. La tua comunicazione è rapida, incisiva e orientata al successo pubblico. È il momento di prendere finalmente una posizione. Hai l'opportunità di dare struttura a progetti innovativi che parlino anche alle masse. E Giove in Cancro nella tua 2ª casa sostiene le tue entrate e il tuo senso di valore, ovvero la tua autostima. L'abbondanza fluirà se saprai unire la tua abilità commerciale a una missione di servizio autentico per gli altri. E ora passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità è rappresentata da Mercurio, tuo governatore planetario, che dice o ti fa pensare: voglio scalare la vetta, voglio che le mie idee siano riconosciute e voglio parlare a tutti contemporaneamente. Ma perché sento questa nebbia mistica che mi confonde? La risposta viene dall'anima, che è rappresentata da Venere, tua governatrice esoterica. Ti dice: non correre verso il successo se non sai cosa offrirai una volta arrivato. La nebbia serve a farti sentire il valore di ciò che dici. Smetti di raccogliere dati e inizia a seminare bellezza nei tuoi progetti. Solo così la tua parola avrà un peso eterno. Passiamo per te, amico del segno del Cancro. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus della settimana, vedremo la piramide di Saturno e vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti e infine un dialogo tra l'anima e la personalità, come se fosse un teatrino. Amico del Cancro, la tua parola chiave è autorevolezza emotiva. Il focus della settimana, amico del Cancro, è che sei il protagonista di una rinascita sociale questa settimana, senza precedenti, con lo stellium di Sole, Venere, Saturno e Nettuno in Ariete sul punto più alto del tuo cielo. La tua missione nel mondo non è più un sogno vago, ma una chiamata al comando. Non puoi più nasconderti nel tuo guscio. Il destino ti impone di manifestare la tua autorità con la dolcezza dei saggi. Mentre Plutone in Acquario libera il tuo potere personale dalle ombre del passato, Giove ti sostiene nella tua prima casa, l'immagine che tu rimandi al mondo, ti regala un carisma e una fiducia che ti rendono magnetico e inarrestabile.
Passiamo alla tua piramide di Saturno, la base, l'azione data dal tuo governatore planetario che ti chiede di agire per la tua realizzazione. Ogni passo professionale compiuto con coraggio oggi è un mattone per il tuo futuro, quindi questa è l'azione che tu devi fare per ottenere la realizzazione. Ma qual è la sfida? La sfida è rappresentata da Plutone in Acquario nella casa della morte e della trasformazione. La sfida è gestire il potere interiore ed è di non lasciarti dominare dalle paure inconsce o da vecchi debiti emotivi. Mentre l'opportunità, il vertice che tu devi prendere chiaramente assumendo la responsabilità è data da Giove, che ti chiede di essere il protettore di te stesso. Hai la responsabilità di espanderti senza dimenticare i tuoi confini sacri. Passiamo all'amore e le relazioni. In amore cerchi stabilità e riconoscimento. Con Venere unita a Saturno in Ariete sul punto più alto del tuo cielo, quindi della carriera, il tuo partner deve essere un solido alleato dei tuoi obiettivi di vita. Tuttavia, l'intimità si fa profonda e trasformativa con Plutone nella casa proprio della trasformazione. Lasciati andare alla metamorfosi del cuore. La comunicazione invece è quasi telepatica, grazie a Marte e Mercurio, che dalla nona casa dell'espansione mentale, quindi i rapporti con il lontano, formano un bellissimo trigono al tuo Sole. È il momento ideale per pianificare un viaggio dell'anima o per sognare in grande insieme a chi ami. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale sei sotto una spinta evolutiva massima. Saturno e Nettuno in Ariete sul punto più alto del tuo cielo, della carriera, l'immagine pubblica, chiedono rigore, verità e il coraggio di dare forma concreta ai tuoi sogni più ambiziosi. Mentre Mercurio e il nodo nord in segno dei pesci dalla nona casa, quindi dell'espansione mentale, favoriscono l'espansione verso nuovi orizzonti o contatti con l'estero. Sfrutta il guizzo di Urano in Toro nella casa delle alleanze, delle amicizie per rinnovare la tua rete di collaboratori. Un'idea dirompente nata in un gruppo potrebbe diventare la tua prossima grande vittoria finanziaria. Passiamo al dialogo tra personalità e l'anima. La personalità che è rappresentata dalla Luna, tua governatrice planetaria, ti sussurra: mi sento esposta sotto questi riflettori sociali. Vorrei tornare nel mio porto sicuro. Ho paura che questa nuova forza mi allontani dalla mia sensibilità, mentre l'anima che è rappresentata da Nettuno, tuo governatore esoterico, ti dice, ti sussurra, non aver paura di brillare. La tua sensibilità non è una debolezza, è il trono su cui siedi. Io ti porto la visione, espanditi oltre il guscio, perché il tuo sogno ha bisogno di una struttura reale per nutrire il mondo. E ora passiamo per te, amico del segno del leone. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus della settimana, la piramide di Saturno, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del leone, la tua parola chiave è l'espansione solare. Questa settimana il tuo ruggito vibra di una frequenza regale e metafisica, con lo stellium in Ariete, che è Sole, Venere, Saturno e Nettuno nella tua nona casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole. Il cielo ti spinge prepotentemente oltre i confini del già noto.
verso una nuova filosofia di vita che sia finalmente autentica. Non si tratta più di apparire, ma di essere una verità vivente. Con questa frase mi sembra il dialogo del dilemma, apparire o essere, come spunto di riflessione. Mentre Plutone è in acquario, in opposizione al tuo Sole, agisce proprio come un raggio laser nelle tue relazioni. Ogni legame diventa uno specchio spietato della tua evoluzione e vedrai che man mano che cambi vibrazione, le vecchie persone si autoelimineranno da sole o da soli perché non puoi più accontentarti di, diciamo, di applausi superficiali. Cerchi una complicità che scuota le fondamenta del tuo essere. Passiamo alla piramide, tua piramide di Saturno. La base, ovvero l'azione che tu devi fare, è suggerita dal Sole, tuo governatore planetario, e ti chiede di compiere il balzo della fede. Ogni azione che intraprendi per elevare la tua coscienza o per studiare nuovi mondi è oggi un seme di potere assoluto. Ma la sfida qual è? La sfida è data chiaramente da Plutone in settima casa, in opposizione al tuo Sole, e Plutone disciplina le relazioni. La sfida è guardare onestamente chi hai di fronte, eliminando ogni dinamica di dipendenza. Ma il vertice, ovvero l'opportunità che tu hai per poter ottenere la realizzazione, chiaramente assumendoti la responsabilità, è data da Saturno in nona casa, che ti insegna la tua verità. Con questa posizione hai la responsabilità di dare una struttura concreta e saggia alla tua visione del mondo. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore Venere accende in Ariete, chiaramente dalla nona casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole, accende passioni audaci e il desiderio di un complice con cui esplorare territori inesplorati che possono essere mentali e anche fisici. Tuttavia, l'intimità si fa profonda e quasi sciamanica con Marte e Mercurio in pesci nella casa della trasformazione. Le parole non dette pesano più dei gesti, mentre l'imprevisto di Urano in Toro sul punto più alto del tuo cielo ti chiede di non sacrificare il cuore sull'altare dell'ambizione o dell'immagine pubblica, sia autentico. Solo chi accetta la tua metamorfosi radicale merita di sedere sul trono accanto a te. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale, Saturno in Ariete dalla nona casa, quindi un bellissimo trigono al tuo Sole nella casa dell'espansione mentale, i rapporti con il lontano, con gli studi superiori. Saturno favorisce l'ufficialità di grandi progetti, contratti internazionali o pubblicazioni. Sei un visionario che sa come mettere a terra le proprie idee. Attenzione però a Urano sul punto più alto del tuo cielo, che potrebbe portare imprevisti necessari per allinearti alla tua vera vocazione professionale, rompendo con una carriera che ormai ti sta stretta. Mentre Giove in Cancro ti protegge le tue spalle nel silenzio. Fidati dei tuoi sogni perché sono la tua vera guida strategica. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità governata dal Sole, il tuo governatore planetario, ti dice: voglio conquistare il mondo, voglio che la mia visione sia legge e che la mia luce abbagli chiunque mi guardi, perché sento che ancora devo dimostrare il mio valore. Ma l'anima, che è rappresentata dal Sole, solo con una sottile differenza, che è l'essenza del grande cuore del Sole centrale, ti sussurra:
La luce che emani fuori è solo un riflesso del calore che porti dentro. Non cercare il consenso, sii, sii il centro. Io sono il fuoco immobile che arde senza bruciare. Quando smetterai di voler brillare per gli altri, diventerai il sole che riscalda l'intera esistenza. E ora passiamo per te, amico del segno della Vergine, vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus della settimana, vedremo la piramide di Saturno e vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro, i progetti e un piccolo dialogo teatrino tra la personalità e l'anima. Amico della Vergine, la tua parola chiave della settimana è la risa creativa. Il focus della settimana rappresenta il tuo ordine mentale che viene travolto da un fuoco alchemico che non puoi catalogare. Infatti, questa forza dei pianeti dati da Sole, Saturno, Nettuno, Venere in Ariete nella casa della trasformazione, il cielo ti chiede di tuffarti nelle tue zone d'ombra. Non è tempo di fare liste, analisi e quant'altro, ma di lasciar morire tutto ciò che ti tiene prigioniero del passato. Mentre Plutone nella casa in Acquario, nella casa della quotidianità, rivoluziona radicalmente il tuo lavoro quotidiano e il tuo rapporto anche con il benessere psicofisico. L'imprevisto invece di Urano in Toro in aspetto favorevole scuote i tuoi dogmi. La verità non è un dato statico, ma un'esperienza che cambia pelle. Passiamo alla tua piramide. La piramide, la base, ovvero l'azione suggerita dal tuo governatore planetario, che è Mercurio, che ti suggerisce pratica il dialogo che cura. Agisci ora per chiarire ogni dinamica relazionale sospesa, sfruttando l'azione dello stelium di Marte e Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci in opposizione al tuo Sole. Questo è il suggerimento che ti lascia proprio il tuo governatore Mercurio. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentato proprio dallo stellium in Ariete, Sole, Venere, Saturno e Nettuno in Ariete, nella casa della trasformazione, l'ottava casa. Ti devi fidare dell'invisibile con questo stellium. La tua sfida è gestire le risorse condivise e il potere personale senza cedere alla paura della perdita. Mentre il vertice che rappresenta l'opportunità che tu devi prendere, ma chiaramente accettando la responsabilità, è data da Plutone nella casa in Acquario, nella casa della quotidianità, che ti chiede di innovare il tuo servizio al mondo e con Plutone hai la responsabilità di eliminare ogni obbligo inutile e di curare il tuo benessere psicofisico con una nuova disciplina, si potrebbe dire anche sciamanica nella tua routine. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore le barriere relazionali cadono con Mercurio e Marte in pesci nella settima casa in opposizione, l'altro diventa uno specchio karmico, spietato ma necessario. Le parole sono dirette, viscerali, impossibili da ignorare. Mentre Venere, unità a Saturno nella casa della trasformazione in Ariete, trasformano il desiderio in un patto di anima profondo e impegnativo. Tuttavia c'è la luna nera che è in Sagittario, che è sul punto più basso del tuo cielo, la quarta casa delle radici familiari, e
la luna nera accende una ribellione nelle tue radici familiari. Non accetti più che le tradizioni o il passato decidano come devi amare oggi. L'amore è un atto di spoliazione. Perdi il controllo per trovare la verità. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale sei in piena metamorfosi. Plutone in Acquario, nella casa della quotidianità, chiede un cambio radicale di metodo. Potresti sentire il bisogno di abbandonare magari un qualcosa di tossico per, diciamo, per trovare magari un lavoro che abbia un impatto reale sulla collettività. E grazie anche a Giove in Cancro, che in aspetto di sestile armonico al tuo Sole dalla casa delle amicizie e alleanze, quindi i tuoi sogni e i tuoi alleati sono protetti e fortunati. Il successo arriva attraverso la rete e i grandi progetti di gruppo. Sfrutta il guizzo di Urano invece in Toro dalla tua nona casa per aprirti a collaborazioni estere e a nuovi ambiti di studio tecnologici o studi superiori oppure studi tecnologici, però sono favoriti i contatti con l'estero, con il lontano. Passiamo al dialogo tra i governatori, ovvero tra la personalità e l'anima. La tua personalità governata da Mercurio, tuo governatore planetario, ti dice: voglio capire, analizzare, mettere ordine in questa tempesta di emozioni e relazioni, perché ogni volta che cerco una soluzione logica, tutto si complica, mentre l'anima, che è rappresentata dalla luna, tua governatrice esoterico, ti risponde e ti sussurra, perché la logica è solo la superficie dell'oceano. Io ti porto nel profondo, dove le risposte non si spiegano, si sentono. Smetti di voler essere perfetta e inizia a fluire. La tua vera forza nasce quando accetti di non avere tutte le risposte. E ora passiamo per te, amico del segno della bilancia. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus della settimana, la piramide di Saturno e l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti. Infine un piccolo dialogo teatrino tra l'anima e la personalità. Amico della bilancia, la tua parola chiave è l'autenticità relazionale. Il focus della settimana, amico della bilancia, è il tuo palcoscenico e l'altro, con lo stellium in Ariete che unisce Sole, Saturno, Nettuno, Venere in opposizione al tuo Sole, quindi la casa delle relazioni. Il cielo accende un riflettore spietato sui tuoi contratti, matrimoni, sui rapporti personali e professionali. Non puoi più mediare per pura cortesia. La diplomazia deve lasciare il passo alla verità. Mentre Plutone in Acquario trasforma radicalmente il tuo modo di esprimere la creatività, ma anche il piacere, e l'imprevisto di Urano in Toro nella casa della trasformazione scuote le tue sicurezze intime, le tue risorse condivise. È tempo di liberarti dei debiti emotivi che soffocano la tua indipendenza. Passiamo alla tua piramide di Saturno. La base, ovvero l'azione che tu devi compiere, suggerita da Venere, tua governatrice planetaria, ti spinge a ridefinire i patti relazionali usando questo stellium potente con Sole, Saturno, Nettuno e Venere in Ariete in opposizione al tuo Sole. Ti suggerisce di agire ora per dire la tua verità senza paura di rompere l'equilibrio apparente. Ma qual è la sfida? La sfida
è data da Saturno e Nettuno, anche loro in opposizione al tuo Sole, nella casa delle relazioni. Quindi la sfida è guardare l'altro senza filtri e la sfida è distinguere tra l'amore reale e l'idealizzazione che maschera la solitudine. Ma il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere per ottenere la realizzazione, chiaramente assumendoti anche la responsabilità, è data da Plutone in Acquario, dove ti chiede di incarnare la tua unicità. Con Plutone nella tua quinta casa hai la responsabilità di manifestare il tuo talento viscerale oltre ogni giudizio e ricerca di approvazione esterna. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore cerchi un fuoco che purifichi. Con Venere nella settima casa unita a Saturno, il sentimento ha bisogno di serietà, ma anche di una nuova e faticosa indipendenza. Non sei più disposto a sacrificare te stesso per il noi. Mentre la luna nera in Sagittario, nella terza casa della comunicazione, dei fratelli, sorelle, dei rapporti con il vicinato, reclama una libertà di pensiero totale. La comunicazione con il partner deve essere schietta, quasi brutale nella sua onestà. Mentre l'imprevisto di Urano in Toro, nella casa della trasformazione, potrebbe accendere passioni improvvise o rivelare segreti che cambiano le regole del gioco. L'amore oggi è un atto di libertà condivisa, non di possesso. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale, l'efficacia nasce dall'intuizione. Con Marte, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci che operano nella casa della quotidianità, la tua operatività quotidiana è rapida, quasi magica, risolvi i problemi con una facilità disarmante. Mentre Giove in Cancro sul punto più alto del tuo cielo, della carriera, la reputazione pubblica, protegge la tua carriera e la tua reputazione, portando opportunità di crescita e di riconoscimento pubblico. Sfrutta il guizzo di Urano in Toro nella casa della trasformazione per rinnovare le tue strategie finanziarie o per chiedere accordi con soci che portino una ventata di innovazione tecnologica nei tuoi progetti. Passiamo al dialogo tra l'anima e la personalità. La personalità che è rappresentata da Venere, tua governatrice planetaria, ti dice, ti sussurra, voglio l'armonia, voglio che il mio mondo sia bello, pacifico e che ogni relazione sia un porto sicuro. Perché sento questa spinta costante alla ribellione? Passiamo all'anima che è rappresentata da Urano, tuo governatore esoterico, che risponde, perché l'armonia senza verità è solo una prigione dorata. Io sono il fulmine che rompe lo specchio della tua compiacenza. Non aver paura del caos, perché solo distruggendo la vecchia forma potrai scoprire la bellezza. Ora passiamo per te, amico del segno dello Scorpione. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus della settimana delle energie celesti, vedremo la piramide di Saturno e vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dello Scorpione, la tua parola chiave è armonia attraverso il conflitto. Mentre il focus proprio della settimana, il cielo ti chiede di portare la tua leggendaria intensità nel tempio della tua vita quotidiana, ovvero nella giornata quotidiana, con questi pianeti che si uniscono, Sole, Saturno, Nettuno, Venere, che formano uno stellium nella casa della quotidianità. La giornata non è più una noia, ma un campo di addestramento spirituale. Devi purificare un attimo il tuo corpo e il tuo lavoro con
una disciplina sacra, mentre Plutone in Acquario, sul punto più basso del tuo cielo, scava nelle tue radici familiari per liberarti dai condizionamenti ereditati, l'imprevisto di Urano in Toro, in opposizione al tuo Sole, quindi nella casa delle relazioni, scuote queste relazioni e non solo il matrimonio, ma anche proprio le alleanze, le partnership e non temere la crisi, è il vento del futuro che spazza via le maschere. Passiamo alla tua piramide. La base, ovvero l'azione che ti suggerisce Marte, il tuo governatore planetario, ti chiede di agire con ispirazione pura, attraverso Marte, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci, quindi usare questa forza planetaria e lasciando che la tua intuizione viscerale sia a guidare ogni tua iniziativa creativa. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Plutone in Acquario, sul punto più basso del tuo cielo, quindi nella quarta casa. Rompi gli schemi del passato e la sfida è restare solido mentre le tue basi emotive cambiano pelle. Il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi compiere per ottenere la realizzazione, assumendone chiaramente la responsabilità, è di ottenere la maestria nella tua giornata quotidiana con Saturno e Nettuno in Ariete. Hai la responsabilità di organizzare la tua vita con estrema dedizione. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore, Venere in Ariete rende il desiderio audace e concreta. Cerchi una complicità che si veda soprattutto nei fatti, con Marte e Mercurio nel segno dei pesci in bellissimo trigono al tuo Sole. La tua comunicazione affettiva è elettrica, passionale e profondamente intuitiva. L'imprevisto però bussa alla porta con Urano in Toro nella casa delle relazioni, in opposizione al tuo Sole. Un incontro fulmineo o una rottura improvvisa servono a scardinare i legami stagnanti. Non aver paura di perdere l'altro, preoccupati solo di non perdere la tua verità interiore. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale diciamo, Saturno ti chiede una ristrutturazione profonda della tua routine lavorativa. È il momento di eliminare ciò che ti drena energia e puntare proprio sulla qualità assoluta. Grazie a Giove, che in Cancro, che dalla nona casa forma un bellissimo trigono al tuo Sole, la tua visione professionale si espande verso orizzonti lontani. Il successo arriva se hai il coraggio di pensare in grande. Sfrutta il guizzo di Urano in Toro per innovare le tue collaborazioni e aprirti a soci che condividano la tua stessa audacia. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità che è rappresentata da Marte, il tuo governatore planetario, ti dice: voglio bruciare di passione, voglio creare, voglio vivere ogni istante come se fosse l'ultimo. Ma perché sento quella voce interiore che mi chiede ordine e sacrificio? Mentre l'anima, che è rappresentata in parte da Marte, tuo governatore anche esoterico, perché abbiamo una doppietta di Marte, ma è un'ottava più alta attraverso il quarto raggio, che è un raggio di manifestazione legato al tuo segno, che ti sussurra. Ascoltami bene, la vera passione non è un incendio che si spegne, ma un fuoco controllato che trasmuta il piombo in oro. Io sono il quarto raggio dell'armonia attraverso il conflitto. Ti porto la battaglia interiore non per distruggerti, ma per forgiarti. Solo quando avrai ordinato il caos della tua quotidianità, la tua creatività diventerà una spada di luce indistruttibile.
E ora, scusate, ecco, passiamo per te, amico del segno del Sagittario. Vedremo il focus della settimana, vedremo la piramide di Saturno, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un piccolo teatrino di dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del Sagittario, la tua parola chiave è l'alchimia dell'abbondanza. Il focus della settimana è che la tua freccia non punta solo verso l'orizzonte lontano, ma verso il centro della tua capacità di manifestare gioia. Con lo stelium in Ariete che unisce Sole, Saturno, Nettuno e Venere, che formano un bellissimo trigono dalla tua quinta casa della creatività al tuo Sole, qui la tua creatività diventa un atto di affermazione solare e disciplinata, mentre l'altro focus è rappresentato da Plutone nella casa della comunicazione, che rivoluziona radicalmente il tuo modo di comunicare e di percepire l'ambiente circostante, mentre Giove in Cancro nella casa della trasformazione, Giove oltretutto il tuo governatore planetario, favorisce una potente trasformazione alchemica delle tue risorse condivise. È tempo di raccogliere i frutti di ciò che hai seminato nel profondo, portandolo finalmente alla luce. Passiamo alla tua piramide. La base è suggerita da Giove, tuo governatore planetario, ti dice di creare con coraggio solare attraverso lo stellium in Ariete, che è Saturno, Nettuno, Venere, tutti in Ariete, e dalla quinta casa formano un bellissimo trigono del tuo Sole. Giove ti chiede di agire ora per manifestare ciò che ti rende unico senza temere il confronto. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata da Marte, Mercurio e il nodo nord nel segno dei pesci, nel punto più basso del tuo cielo, quindi la quarta casa. La sfida è affrontare con onestà i nodi del passato per liberare la tua energia vitale, mentre il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere, cogliere per poter ottenere la realizzazione, chiaramente assumendo la responsabilità, è data da Giove, il tuo governatore planetario, nella casa della trasformazione, che ti chiede di gestire il tuo potere con integrità e hai la responsabilità di usare il tuo carisma per scopi elevati e trasformativi. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore, Venere in Ariete dalla tua quinta casa accende passioni che richiedono direzione e sostanza, mentre con Marte e Mercurio nel segno dei pesci, nel punto più basso del tuo cielo, l'intimità richiede un dialogo schietto sulle tue fondamenta emotive. Non puoi costruire un castello sulla sabbia, mentre l'imprevisto di Urano nella casa della quotidianità, Urano in Toro, scuote la tua routine, diciamo quotidiana, il tuo lavoro come dipendente, mentre la luna nera, proprio nel tuo segno, nel Sagittario, nella tua prima casa, reclama una verità selvaggia e senza compromessi. Non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che sia audace quanto te nel vivere la propria libertà assoluta. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale, Plutone in Acquario, nella casa della comunicazione, porta una rivoluzione nel tuo modo di vendere le tue idee, nel tuo modo di comunicare. La tua parola diventa magnetica e influente e sempre grazie a Giove, tuo governatore nella casa della trasformazione in Cancro, i grandi progetti o le collaborazioni finanziarie ricevono una spinta fortunata e sfrutta anche il guizzo di Urano in Toro nella casa della quotidianità per innovare la tua organizzazione lavorativa attraverso nuove tecnologie.
Il successo arriva se unisci la tua visione profetica a una gestione rigorosa dei dettagli materiali. Passiamo al dialogo tra i governatori, ovvero tra la personalità e l'anima. La personalità è rappresentata da Giove, tuo governatore planetario, e ti dice: sento che posso ottenere tutto, che l'abbondanza è a portata di mano e che il mio potere sta crescendo. Voglio espandermi, volare alto e conquistare nuovi spazi senza limiti. Ma l'anima, che è governata dalla terra, tua governatrice esoterica, ti dice: fermati e ascolta il battito della materia. L'espansione senza radici è solo dispersione. Nel vuoto non c'è un radicamento. Io ti chiedo di dare un corpo ai tuoi sogni, di fecondare il terreno della tua realtà quotidiana. Solo quando saprai stare fermo e solido nel tuo centro, la tua freccia colpirà davvero il bersaglio dell'eternità. E ora passiamo per te, amico del segno del Capricorno. Vedremo come sarà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus, vedremo la piramide di Saturno, l'amore e le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico del Capricorno, la tua parola chiave è l'architettura dell'anima, mentre il focus delle energie celesti, amico del Capricorno, questa settimana sei chiamato a una ristrutturazione profonda che non riguarda la tua carriera, ma le tue fondamenta invisibili, con lo stellium in Ariete, dove Sole, Saturno e Nettuno e Venere si fondono nel settore dell'intimità, il fuoco divampa nel tuo nido, perché è il punto più basso del tuo cielo, chiedendoti di ridefinire cosa significa per te la sicurezza. Mentre Plutone in undicesima, in seconda casa, Plutone è in Acquario, rivoluziona radicalmente il tuo senso del valore e le tue finanze, e l'imprevisto di Urano in Toro, dalla tua quinta casa, della creatività, della gestione dei sentimenti, dei figli, scuote la tua capacità di goderti la vita. È tempo di smettere di essere il pilastro degli altri per diventare l'architetto della tua felicità interiore. E ora passiamo alla tua piramide di Saturno. La base, quello che ti suggerisce Saturno, tuo governatore planetario, l'azione che tu devi fare, metti ordine nel tuo spazio sacro. Agisci ora per rendere la tua casa o il tuo mondo interiore un luogo di bellezza e disciplina. Ma la sfida da chi è data? La sfida è data da Marte, Mercurio e il nodo nord nella casa della comunicazione. Esprimi i tuoi bisogni con chiarezza. Questo stellium di pianeti in pesci ti sfida a comunicare le tue emozioni senza i soliti filtri di ghiaccio, quindi comunicare in maniera diversa dal tuo solito, mentre il vertice, ovvero la responsabilità e l'opportunità che tu devi cogliere per poter ottenere la realizzazione, è data da Plutone nella casa delle risorse e dei valori, diciamo, della sicurezza finanziaria, è di esercitare la sovranità sui tuoi talenti. Hai la responsabilità di usare le tue risorse per scopi innovativi e trasformativi. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore cerchi una stabilità che sia protezione, non una prigione. Con Venere unita a Saturno nel punto più basso del tuo cielo, il sentimento richiede impegno e verità nelle mura domestiche. Il dialogo si fa rapido e quasi elettrico, grazie anche a Mercurio nella casa della comunicazione, in pesci, che porta a galle verità familiari che devono essere finalmente integrate. E l'imprevisto bussa alla porta della quinta casa, della creatività, con
Urano in Toro. Un colpo di fulmine o un nuovo modo di vivere il piacere potrebbe scardinare, diciamo, i tuoi schemi classici. Non aver paura di perdere la tua proverbiale compostezza. A volte il cuore ha bisogno di un terremoto per ricordarti che è vivo. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale, Plutone in Acquario nella casa delle risorse, della sicurezza finanziaria, ti porta a una rivoluzione nel tuo modo di produrre valore. Potresti scoprire una nuova fonte di reddito legata magari alla tecnologia o alla ricerca profonda. Con Marte e Mercurio in pesci nella casa della comunicazione, i tuoi scambi e i tuoi contratti sono rapidi e vincenti, ma richiedono l'attenzione rigorosa ai dettagli. Grazie anche a Giove in Cancro in opposizione al tuo Sole, le collaborazioni e le società sono protette e fortunate. Fidati dei tuoi soci, ma resta tu il timoniere della visione economica. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. Qui abbiamo una doppietta di Saturno, chiaramente in ottava superiore per quanto riguarda l'anima. La personalità rappresentata da Saturno, tuo governatore planetario, ti dice: devo mantenere tutto sotto controllo, devo essere solido per la mia famiglia e per le mie radici. Se mostro la mia vulnerabilità, temo che crollerà l'intera struttura che ho costruito con tanta fatica. Mentre l'anima, che è, diciamo, è rappresentata da Saturno, un'ottava più alta, il saggio di Saturno, ti dice: ascolta il silenzio tra un battito e l'altro. La vera legge non è il controllo, ma l'integrità. Io sono il doppio Saturno. Ti chiedo di essere l'autorità di te stesso, non il servo del dovere. Solo quando accetterai la tua fragilità come una pietra angolare, la tua struttura diventerà indistruttibile e la tua saggezza illuminerà il mondo. E ora passiamo per te, amico del segno dell'Acquario. Vedremo come sarà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, vedremo la piramide di Saturno, l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un piccolo dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dell'Acquario, la tua parola chiave è incarnazione del futuro. Questa settimana il focus è come se tu fossi il parafulmine dello zodiaco, con Plutone nel tuo segno, in Acquario. La tua identità sta subendo una metamorfosi proprio nucleare, non sei più chi credevi di essere. Mentre l'altro focus è rappresentato da uno stellium che unisce Sole, Saturno, Nettuno e Venere in Ariete nella casa della comunicazione. Un'arma di precisione rendono qui la tua comunicazione un'arma di precisione e di luce. Ogni tua parola, ma anche ogni tua idea ha il potere di strutturare il nuovo mondo. Mentre l'imprevisto di Urano in Toro nella casa della quotidianità, no, nella casa delle radici familiari, quindi della quotidianità, delle radici familiari, quindi nel punto più basso del tuo cielo, scuote le tue radici familiari per liberarti definitivamente dal passato. Il ciclo ti chiude, cioè un ciclo si chiude e il cielo ti chiede di parlare la lingua del futuro con la responsabilità di un saggio. Passiamo alla tua piramide di Saturno. La base, ovvero l'azione che è suggerita dal tuo governatore planetario, che è Urano, che ti dà lo scossone, ti chiede di agire ora per connettere menti affini e diffondere visioni che scuotano il sistema. Ma la sfida qual è? La sfida è rappresentata proprio da Urano in Toro nel punto più basso del tuo cielo, nella casa delle radici familiari, che dove devi scardinare la falsa sicurezza. La sfida è restare centrato mentre
le tue radici materiali e i condizionamenti familiari vengono scossi da un fulmine evolutivo. Devi trovare la stabilità nell'imprevedibile. E ora passiamo al vertice, ovvero l'opportunità che tu devi prendere per ottenere la realizzazione, chiaramente assumendoti la responsabilità, e devi essere l'esempio vivente con Plutone nel tuo segno. Hai la responsabilità di incarnare il cambiamento radicale senza cadere nell'arroganza e nell'ego. Passiamo all'amore e le relazioni. In amore la seduzione è puramente intellettuale. Con Venere e unità Saturno in Ariete nella casa della comunicazione, cerchi un complice che sappia reggere il ritmo dei tuoi pensieri e che condivida i tuoi ideali di libertà. Tuttavia, Urano in Toro, nel punto più basso del tuo cielo, porta colpi di scena tra le mura domestiche. Potresti sentire il bisogno improvviso di cambiare spazio o di ridefinire i confini della tua privacy. E con la luna nera in Sagittario nella 11ª casa, le tue amicizie diventano il terreno di ribellione sacra. Non accetti più gruppi o legami che castrino la tua unicità. L'amore oggi è un esperimento di libertà condivisa. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale sei un leader visionario inarrestabile. Con Marte, Mercurio e il nodo nord in pesci nella casa dei valori, la tua capacità di produrre valore attraverso idee originali è al massimo. È il momento di monetizzare il tuo genio. Grazie anche a Giove in Cancro nella casa della quotidianità, il tuo lavoro quotidiano e il tuo benessere psicofisico sono protetti da una fortuna solida. I tuoi colleghi o dipendenti vedono in te una guida ispirata. Sfrutta il guizzo di Urano in Toro per portare l'intelligenza artificiale o nuove tecnologie radicali nei tuoi processi produttivi. Passiamo al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità che è rappresentata da Urano, tuo governatore planetario, ti dice: voglio rompere ogni catena, voglio rivoluzionare la mia casa, le mie radici e il mio modo di stare al mondo. Sento l'urgenza di fare un salto nel buio, senza paracadute, ma l'anima che è rappresentata da Giove, tuo governatore esoterico, ti sussurra: il salto è necessario, ma fallo con il cuore spalancato. Io ti porto l'espansione e la fiducia, non distruggere solo per il gusto di farlo, ma per creare uno spazio dove l'abbondanza possa fluire sia per te che per gli altri. La tua libertà è reale solo se genera gioia. E ora passiamo per te, amico del segno dei pesci, l'ultimo segno che chiude lo zodiaco. Vedremo come andrà la tua settimana dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo il focus delle energie celesti, la piramide di Saturno, vedremo l'amore, le relazioni, il lavoro e i progetti e infine un dialogo tra la personalità e l'anima. Amico dei pesci, la tua parola chiave è manifestazione, diciamo empatica. Questa settimana il focus è che sei il ponte tra l'invisibile e la materia. Con Marte, Mercurio e il nodo nord nel tuo segno, la tua identità non è più una nebbia, ma un raggio laser di intenzione pura. È tempo di agire seguendo l'istinto dell'anima. Mentre l'altro focus è rappresentata dallo stellium in Ariete, che unisce Sole, Saturno, Nettuno e Venere nella casa dei valori. E questo stellium ti sfida a dare un valore concreto e una struttura economica ai tuoi sogni più elevati. Mentre Plutone in Acquario, nella zona, nella casa del subconscio, scava negli ultimi rimasugli del tuo karma collettivo per trasmutarli in saggezza.
L'imprevisto di Urano anche nella casa della comunicazione, Urano in Toro, scuote il tuo modo di comunicare, di la verità anche se vibra. Passiamo alla tua piramide di Saturno. La base, ovvero l'azione che ti suggerisce il tuo governatore planetario, che ti chiede di affermare il tuo io spirituale. Con Marte e Mercurio nel tuo segno agisci ora per manifestare la tua volontà senza scuse o vittimismi a causa che magari fai sempre la croce rossina e magari ti senti vittima delle circostanze. Mentre la sfida qual è? La sfida è rappresentata proprio da Plutone, che ti chiede di rendere i sogni sostenibili. La sfida è dare un prezzo e una forma alla tua magia, usando la sfida che ti lanciano questo stellium in Ariete nella tua seconda casa, e sarebbero il Sole, Venere, Saturno e Nettuno nella tua seconda casa dei valori. E la sfida è proprio dare un prezzo e una forma alla tua magia uscendo dall'astrazione, mentre il vertice, ovvero l'opportunità che tu devi cogliere per ottenere la realizzazione chiaramente assumendo la responsabilità, è rappresentata da Plutone in Acquario, dove devi essere il custode del mistero. Con Plutone alchimista hai la responsabilità di chiudere i cicli del passato e servire, diciamo, l'umanità nel silenzio, o che dir si voglia. Passiamo all'amore e alle relazioni. In amore cerchi un'unione che sia una lealtà e un valore reale, che abbiano questi requisiti. Con Venere in Ariete, unita a Saturno, il sentimento ha bisogno di sicurezze tangibili. Non ti bastano più le promesse poetiche, vuoi vederle costruite nella realtà. Il dialogo è viscerale e diretto grazie a Mercurio nel tuo segno. Tuttavia, la luna nera che transita nel segno del Sagittario reclama rapporti autentici, selvaggi e privi di ipocrisia, o l'altro accetta la tua immensità e la tua sete di verità, o preferirai nuotare da solo in acque più profonde. L'amore oggi è un atto di valore condiviso. Passiamo al lavoro e ai progetti. Sul piano professionale sei in una fase di lancio straordinaria. Con Marte nel tuo segno, nella tua prima casa, hai l'energia per abbattere ogni ostacolo burocratico e anche mentale, grazie anche a Mercurio. E grazie anche a Giove in Cancro, che forma un bellissimo trigono al tuo Sole nella casa della creatività, ogni tua opera creativa e ogni tuo progetto che nasce dal cuore è benedetto da una fortuna, diciamo, inarrestabile. Osa mostrare il tuo talento al mondo. Sfrutta il vizio di Urano in Toro nella casa della comunicazione per cambiare il tuo modo di fare magari marketing e per lanciare un'idea dirompente, innovativa e geniale attraverso i nuovi media tecnologici. Passiamo ora al dialogo tra la personalità e l'anima. La personalità, che è rappresentata da Nettuno, tuo governatore planetario, ti sussurra: sento l'infinito scorrere dentro di me. I miei sogni sono la mia unica vera ricchezza, ma ho paura che il mondo materiale sia troppo freddo per la mia magia. Come posso sopravvivere senza perdermi? Mentre l'anima, che è rappresentata da Plutone, tuo governatore esoterico, ti sussurra: non aver paura di scendere nel buio della materia per trasformarla. La tua magia non è un rifugio, è un potere nucleare.
Io ti chiedo di morire a te stesso per rinascere come creatore. Usa il tuo dolore passato per distruggere le illusioni e costruire una realtà che splenda della tua luce più profonda. Con questo abbiamo concluso il ciclo di questo oroscopo, diciamo un po' diverso dal solito che magari vedete in giro, e quindi sono anche esclusivamente magari per le anime consapevoli. E il tuo atto di potere finale è che le stelle indicano la via, ma sei tu a camminare. Per onorare questa energia di rinnovamento, ti chiedo 3 piccoli gesti di consapevolezza. Iscriviti al canale per non perdere i prossimi codici del 2026. Salva questo oroscopo come tua bussola settimanale e condividi questa luce con chi sta attraversando un momento di cambiamento. Un abbraccio stellare e un arrivederci a presto da Caterina. Al prossimo video.